Ciao, sono Sara Muggiasca e ho avuto una carriera, diciamo, tutta politecnica perché mi sono laureata in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, poi ho fatto qui sempre il mio dottorato in ingegneria dei sistemi meccanici e contemporaneamente ho iniziato a lavorare come tecnico qui in Galleria del Vento. Poi successivamente sono diventata ricercatrice, però ho mantenuto, diciamo, il mio interesse per tutte le attività legate a questo laboratorio, quindi ho continuato a lavorare in quest'ambito e adesso continuo ad occuparmi ancora, diciamo, delle cose con cui ho iniziato e poi attualmente anche di energia eolica, quindi stiamo lavorando a tanti progetti europei che sono legati sostanzialmente a questo argomento. Quindi, diciamo, questo anche per dire che nell'ambito dell'ingegneria meccanica, per cui non ci si occupa soltanto di automobili, ma ci sono anche tanti molteplici aspetti che possono essere di interesse e quindi, diciamo, ci sono tanti ambiti che sono particolarmente importanti in questo momento. Adesso c'è una grossa spinta su tutto quello che è green, che è ecologico, e il contributo, diciamo, degli ingegneri meccanici in questo può essere estremamente importante, quindi è anche bello, diciamo, sentirsi parte di un qualcosa che ha un valore per il futuro, no? Quindi è una carriera che ti consente diciamo, di spaziare anche in argomenti che sono di attualità e di importanza, insomma, per i giorni nostri. Ho scelto quasi molto presto in realtà, nel senso che già prima di concludere il mio percorso di studi superiori avevo deciso che avrei fatto questa facoltà. In realtà ho sempre apprezzato maggiormente le facoltà, cioè ho sempre saputo che avrei fatto una facoltà scientifica. Ho deciso, diciamo, di fare ingegneria perché mi piaceva l'idea di fare qualcosa che avesse anche un risvolto applicativo. Poi ho scelto di fare ingegneria meccanica perché mi sembrava comunque che potesse raggruppare tanti argomenti che erano di mio interesse, quindi mi sembrava che fosse una scelta che mi avrebbe consentito di non limitarmi in una fase iniziale del mio percorso di studi e quindi, diciamo, che ho scelto abbastanza rapidamente. Nonostante fosse una scelta un po' inusuale per una ragazza, devo dire che nessuno mi ha mai, diciamo, sconsigliato dal farlo, cioè, quindi ho incontrato, diciamo, un po' di stupore, però globalmente anche sia, diciamo, a scuola tra i miei professori e i miei genitori e la mia famiglia nessuno ha mai dubitato, insomma, che potesse essere una buona scelta, forse anche perché comunque ero, diciamo, particolarmente studiosa da ragazza, quindi nonostante sia un percorso che ha delle difficoltà sapevo di poterlo affrontare, insomma, quindi anche per questo probabilmente nessuno ha detto nulla in contrario e forse probabilmente perché comunque ero abbastanza determinata nel fare quello che volevo e quindi nessuno si è permesso di dire che avrei dovuto fare delle cose diverse. Io credo che penso che sia abbastanza una peculiarità comunque di tutti i percorsi scientifici, è sempre, diciamo, un percorso lungo una linea che ti porta quindi da un punto di partenza e che ti spinge sempre più avanti, nel senso che non arrivi mai ad una fine, c'è sempre qualcosa da imparare, sempre un percorso di crescita continua e quindi, diciamo, io che ho sempre comunque amato lo studio, inteso appunto come un conoscere cose nuove, trovare delle risposte dei problemi, ho sempre pensato che questo tipo di percorso rispecchiasse un po' quello che era il mio approccio, diciamo, nelle cose della vita e quindi anche un modo di soddisfare una curiosità, cioè la ricerca quindi continua di soluzione a problemi. Quindi in questo senso io credo che anche in generale comunque i percorsi di questo tipo non devono essere visti, diciamo, di solito c'è una contrapposizione tra quello che sono dei percorsi umanistici, quindi un po' più legati magari alla sfera dell'emotività, dell'emozione, della creatività, e i percorsi invece scientifici che vengono visti in maniera come fossero un po' più aridi. Io credo che invece in realtà, soprattutto nell'ambito della ricerca, la parte creativa sia molto importante perché bisogna guardare un problema e cercare di trovare delle soluzioni nuove che non esistono partendo da quello che è già stato fatto e quindi comunque avere uno sforzo creativo è importante. Innanzitutto, diciamo, è
un orgoglio lavorare in questo laboratorio perché è uno degli impianti sicuramente più all'avanguardia che ci sono in Europa, e quindi per una volta tanto l'Italia riesce ad essere comunque un'eccellenza in questo, e si lavora sostanzialmente su diverse tipologie di progetti, tutto quello che riguarda sostanzialmente l'interazione tra strutture e vento. Quindi è in realtà un ambito di ricerca molto interdisciplinare, perché a volte per gli ingegneri meccanici può essere un po' borderline, nel senso che appunto noi lavoriamo tanto anche su edifici, sull'aerodinamica dei ponti, che magari è un argomento che viene recepito più come civile, ma in realtà diciamo che ci sono molti ambiti che riguardano comunque la meccanica, e poi in particolare appunto adesso c'è molto interesse anche agli studi sulle turbine eoliche, che invece hanno un'appartenenza all'ambito della meccanica molto più forte. Quindi l'attività che viene svolta qui dentro è in parte diciamo di ricerca di base, in parte di ricerca applicata, e quindi tendenzialmente vengono fatti degli studi su dei modelli per andare a valutare proprio l'interazione tra queste diverse tipologie di strutture e il vento. E quindi l'idea è sostanzialmente quella di fornire delle informazioni, nel caso per esempio degli edifici, per costruire soprattutto edifici che abbiano delle caratteristiche piuttosto peculiari che vanno al di là degli standard. Nel caso invece appunto delle turbine, quello di avere uno studio sempre più accurato dell'interazione tra il vento e la turbina, in modo tale da riuscire a arrivare ad un design che sia sempre migliorato, insomma, rispetto al passato, insomma, quindi avere una crescita tecnologica in tutto ciò in cui c'è un'interazione tra il vento e la struttura in sé, quindi con un approccio che è sperimentale e poi che viene utilizzato anche come input poi per sviluppare dei modelli numerici. Quindi le attività che vengono svolte sono tante, molteplici, e quindi c'è spazio un po' per ogni tipo di attitudine, ovviamente sempre un'attitudine appunto scientifica, però diciamo che ci sono alcune attività che richiedono magari una maggiore manualità, quindi per esempio la realizzazione di una prova, il pensare a un modello, costruire, realizzare il modello, mettere la strumentazione, sono tutte attività che magari implicano una partecipazione manuale maggiore, quindi anche avere un'attitudine maggiore in questo senso. Poi ci sono anche tante attività invece numeriche, collaterali, in cui invece questo aspetto è meno importante, quindi in funzione di quelle che poi sono chiaramente le abilità e le passioni di ciascuno, c'è modo comunque di trovare una via di espressione. L'ambiente in cui ci troviamo è la camera di prova della Galleria del Vento del Politecnico di Milano. In particolare siamo nella camera di prova strato limite, vale a dire una camera di prova molto grande nella quale è possibile andare a simulare lo strato limite terrestre, quindi il vento che ci si aspetta di avere sulla superficie terrestre, e quindi è la sezione che viene utilizzata tipicamente per fare delle prove su degli edifici. Quindi il vento arriva da questa direzione, si muove quindi lungo tutta la camera e poi raggiunge dei modelli di edifici che invece vengono installati nell'altra parte della camera. Edifici, ma potrebbero essere anche ponti o comunque diciamo tutte le applicazioni per cui questa camera di prova viene utilizzata. In realtà diciamo che è stato un percorso di studi comunque bello, dove non ci sono stati dei momenti particolarmente critici, o meglio sì, ma nella normalità, nel senso che gli esami sono duri, i primi esami chiaramente uno se li ricorda diciamo un po' come un sopravvissuto, perché soprattutto i primi anni c'erano sessioni di esame con veramente, cioè uno arriva comunque magari da un percorso di studi precedente con dei risultati sempre ottimi, senza difficoltà, e invece ti rendi conto che comunque è difficile, quindi ci vuole tanto impegno e magari le prime volte non hai proprio i voti che speravi di avere, però poi ti rendi conto che in realtà già superare un esame a volte è comunque un risultato di notevole importanza, e quindi diciamo che è formativo anche da quel punto di vista, nel senso che bisogna imparare comunque ad affrontare delle tematiche difficili e a cavarsene un po' da soli, però diciamo che di base
è stato un percorso comunque sereno, senza difficoltà particolari, e il momento sicuramente più bello che uno si ricorda è la laurea, perché a quel punto sai di aver concluso e di aver finito. Ero soddisfatta del lavoro che avevo fatto tra l'altro, diciamo che appunto la mia tesi di laurea l'ho fatta su un progetto qui in Galleria del Vento, che era uno dei primi, perché ho avuto la fortuna, diciamo, di iniziare a lavorare qui quando la galleria era aveva appena iniziato la sua attività. E quindi è stato proprio un caso fortuito quello di iniziare a fare la mia tesi di laurea qui, ed è stato bello, insomma, essere parte di un progetto così che coinvolgeva tante persone, quindi sentirsi parte comunque di un gruppo, nonostante io fossi appunto ancora una studentessa. Allora, io devo dire che sono sempre stata molto fortunata, e ci tengo a specificarlo perché so che non è così scontato, nel senso che non è un problema soltanto dell'ambiente degli ingegneri, ma in generale, e quindi è un problema che esiste, quello di essere magari appunto una minoranza in un contesto lavorativo e fare fatica ad affermarsi, e mi è capitato di avere delle difficoltà, ma non con gli stretti colleghi di lavoro. In quel caso invece ho sempre avuto dei rapporti, diciamo, molto alla pari, quindi anche al di là appunto dell'anzianità, nel senso che è un ambiente in cui si cerca, soprattutto qui diciamo, nel nostro ambiente universitario, è un ambiente in cui si cerca, diciamo, di appianare un pochino anche le differenze di età, per cui anche l'ultimo arrivato ha facoltà comunque di dire la propria, ovviamente, e questo è una cosa comunque molto, molto positiva. Forse diciamo che il fatto di essere magari l'unica donna in un ambiente tutto maschile fa sì che sia stata un po' più coccolata per certi versi, ma mai sminuita, e questo è sicuramente uno degli aspetti, diciamo, più importanti nei rapporti tra colleghi. Dopodiché è chiaro che le difficoltà ci sono, ma se sai comunque di avere il supporto delle persone con cui lavori è più facile anche affermarsi e, diciamo, non prestare attenzione a chi invece fatica un po' a riconoscere il tuo ruolo. Anche se io ho avuto un mio percorso di studi molto, diciamo, legato comunque a una realtà locale, nel senso che mi sono laureata e poi sono cresciuta all'interno dell'università, ho avuto comunque la possibilità però di avere una visione del mondo molto, molto più ampia, e questa è una cosa che tra l'altro, diciamo, è sempre più per le generazioni a venire, avverrà sempre di più, nel senso che anche verso i nuovi dottorandi, i nuovi studenti, c'è una grossa apertura comunque dell'università verso il mondo europeo, e quindi ci sono tante opportunità per crescere, per sentirsi sempre di più come cittadini del mondo, e quindi uscire un po' da una realtà locale, quindi un trampolino di lancio anche verso una realtà molto internazionale. In generale sento di suggerire a una studentessa di seguire quello che è il proprio, come dire, le proprie passioni, i propri interessi, le proprie attitudini, e di non porsi assolutamente dei limiti, perché non ci sono delle cose che non possono essere fatte, dei limiti o dei percorsi che non possono essere perseguiti da una studentessa in quanto donna. Quindi è importante, diciamo, non fermarsi dei preconcetti, pensare per esempio che l'ingegneria meccanica sia una cosa per uomini, perché in realtà appunto è un contenitore all'interno del quale ci sono tantissime cose che possono soddisfare un po' le aspettative di persone anche molto diverse, con attitudini molto diverse, quindi bisogna andare un pochino al di là delle cose e cercare di superare tanti preconcetti, quindi non avere paura di perseguire un percorso in cui ancora ci sono prevalentemente uomini e poche ragazze, e di non avere timore, perché non ci sono assolutamente degli ostacoli insormontabili. L'importante è metterci impegno e passione come ogni cosa, e quindi per arrivare poi all'obiettivo finale. Vi faccio i miei migliori auguri e in bocca al lupo per il vostro futuro, e vi incoraggio ad osare, a perseguire i vostri obiettivi e non avere paura di non essere in grado di raggiungerli, perché non c'è nulla che voi non possiate fare.